Ho 30 anni, vivo ancora con i miei genitori e finalmente ho deciso di fare la cosa più spaventosa della mia vita: andarmene. Tutto è iniziato una domenica mattina. Mia madre stava stirando le mie magliette. Mio padre leggeva il giornale sul divano. Io mangiavo i biscotti che aveva comprato lei. Ho pensato, ho 30 anni. Devo fare qualcosa. Quel giorno ho deciso di andare a vivere da sola. Ho cercato appartamenti su internet per settimane. Le foto erano bellissime. Cucine moderne, bagni grandi, luce naturale. Poi sono andata a vedere il primo appartamento. Era buio, piccolo e odorava di vecchio. Il proprietario ha detto: "È accogliente, no?" Ho risposto di sì, ma nella mia testa dicevo no. Il secondo appartamento sembrava perfetto nelle foto. Quando sono arrivata, ho capito subito il problema. Era al quinto piano senza ascensore. La cucina era un angolo con 2 fuochi e mezzo frigorifero. Il proprietario ha chiamato quella cucina spazio creativo. Ho chiamato un taxi e sono tornata a casa. Al terzo tentativo ho trovato un posto carino. Non era grande, ma era luminoso e pulito. Ho firmato il contratto con le mani che tremavano. Era reale. Stava succedendo davvero. Quella sera ho detto ai miei genitori la notizia. Mia madre non ha detto niente per 10 secondi. Il giorno del trasloco è arrivato presto. Mio padre ha caricato le scatole in macchina in silenzio. Mia madre, invece, non stava zitta neanche un secondo. Ha riempito 3 borse enormi di Tupperware. Questi sono per il lunedì, questi per il mercoledì, questi per le emergenze. Ho provato a dirle che sapevo cucinare. Non mi ha creduto. Mia madre ha continuato a portare cose fino all'ultimo momento. Barattoli di sugo, pasta, riso, olio, sale, zucchero. Poi ha aggiunto una borsa con aspirine, cerotti e vitamina C. Non si sa mai, tesoro. Poi ha aggiunto un'altra borsa con cuscini extra. Quando siamo partiti, la macchina sembrava un camion dei traslochi. Il primo giorno nel nuovo appartamento è stato interessante. Ho provato a fare la pasta. L'acqua ha impiegato 20 minuti a bollire. Ho messo troppo sale, molto troppo sale. Ho mangiato la pasta lo stesso, in piedi, sul bancone della cucina. Mi sono sentita molto adulta e molto sola allo stesso tempo. Il secondo giorno ho avuto il primo problema tecnico. La lampadina del bagno si è fulminata. Ho guardato il soffitto per 5 minuti. Poi ho chiamato mio padre.
Hai un cacciavite? Non sapevo neanche cosa fosse un cacciavite. Mio padre è venuto con gli attrezzi e ha sistemato tutto in 3 minuti. Il terzo giorno ho bruciato le uova. Il quarto giorno ho bruciato il riso. Il quinto giorno ho ordinato pizza. Il sesto giorno ho chiamato mia madre per chiederle come si fa il sugo. La prima notte da sola è stata la più strana. L'appartamento faceva rumori che di giorno non sentivo. Ho guardato sotto al letto. Niente. Ho controllato la porta 3 volte. Ho dormito con la luce del corridoio accesa. Verso le 2 di notte ho sentito un rumore fortissimo. Mi sono alzata con il cuore a 1000. Ho preso l'ombrello come arma. Ho aperto la porta della cucina con cautela. Era il frigorifero. Faceva quel rumore ogni notte. Mi sono seduta sul pavimento e ho riso da sola per 5 minuti. Dopo 1 mese, le cose hanno cominciato a cambiare. Sapevo dove mettere le chiavi. Sapevo quando buttare la spazzatura. Avevo imparato a fare 3 piatti senza bruciare niente. Mio padre non veniva più ogni settimana con gli attrezzi. Mia madre chiamava ancora ogni giorno, ma io rispondevo con più calma. Stavo imparando. Una sera mi sono seduta sul divano del mio appartamento. Il mio divano. Il mio appartamento. Ho guardato le mie cose intorno a me. Era piccolo, disordinato e perfettamente imperfetto. E per la prima volta in 30 anni ho sentito qualcosa di nuovo. Ero fiera di me stessa. Nessuno ti dice che diventare adulti non è un momento preciso. È una lampadina che si fulmina e non sai come cambiarla. È il riso bruciato e il frigorifero che fa paura di notte. È chiamare tua madre e poi riagganciare con più forza. È cadere, ridere e ricominciare. E alla fine, anche tu ce la fai. Ti è piaciuta questa storia? Su Patreon trovi PDF, esercizi e storie esclusive per imparare l'italiano. Unisciti alla nostra comunità. Tutto è iniziato una domenica mattina. Mia madre stava stirando le mie magliette. Mio padre leggeva il giornale sul divano. Io mangiavo i biscotti che aveva comprato lei. Ho pensato, ho 30 anni. Devo fare qualcosa. Quel giorno ho deciso di andare a vivere da sola. Ho cercato appartamenti su internet per settimane. Le foto erano bellissime. Cucine moderne, bagni grandi, luce naturale. Poi sono andata a vedere il primo appartamento. Era buio, piccolo e odorava di vecchio. Il proprietario ha detto: "È accogliente, no?" Ho risposto di sì,
ma nella mia testa dicevo no. Il secondo appartamento sembrava perfetto nelle foto. Quando sono arrivata, ho capito subito il problema. Era al quinto piano senza ascensore. La cucina era un angolo con 2 fuochi e mezzo frigorifero. Il proprietario ha chiamato quella cucina spazio creativo. Ho chiamato un taxi e sono tornata a casa. Al terzo tentativo ho trovato un posto carino. Non era grande, ma era luminoso e pulito. Ho firmato il contratto con le mani che tremavano. Era reale. Stava succedendo davvero. Quella sera ho detto ai miei genitori la notizia. Mia madre non ha detto niente per 10 secondi. Il giorno del trasloco è arrivato presto. Mio padre ha caricato le scatole in macchina in silenzio. Mia madre, invece, non stava zitta neanche un secondo. Ha riempito 3 borse enormi di Tupperware. Questi sono per il lunedì, questi per il mercoledì, questi per le emergenze. Ho provato a dirle che sapevo cucinare. Non mi ha creduto. Mia madre ha continuato a portare cose fino all'ultimo momento. Barattoli di sugo, pasta, riso, olio, sale, zucchero. Poi ha aggiunto una borsa con aspirine, cerotti e vitamina C. Non si sa mai, tesoro. Poi ha aggiunto un'altra borsa con cuscini extra. Quando siamo partiti, la macchina sembrava un camion dei traslochi. Il primo giorno nel nuovo appartamento è stato interessante. Ho provato a fare la pasta. L'acqua ha impiegato 20 minuti a bollire. Ho messo troppo sale, molto troppo sale. Ho mangiato la pasta lo stesso, in piedi, sul bancone della cucina. Mi sono sentita molto adulta e molto sola allo stesso tempo. Il secondo giorno ho avuto il primo problema tecnico. La lampadina del bagno si è fulminata. Ho guardato il soffitto per 5 minuti. Poi ho chiamato mio padre. Hai un cacciavite? Non sapevo neanche cosa fosse un cacciavite. Mio padre è venuto con gli attrezzi e ha sistemato tutto in 3 minuti. Il terzo giorno ho bruciato le uova. Il quarto giorno ho bruciato il riso. Il quinto giorno ho ordinato pizza. Il sesto giorno ho chiamato mia madre per chiederle come si fa il sugo. La prima notte da sola è stata la più strana. L'appartamento faceva rumori che di giorno non sentivo. Ho guardato sotto al letto. Niente. Ho controllato la porta 3 volte. Ho dormito con la luce del corridoio accesa. Verso le 2 di notte ho sentito un rumore fortissimo. Mi sono alzata con il cuore a 1000. Ho preso l'ombrello come arma. Ho aperto la porta della cucina con cautela.
Era il frigorifero. Faceva quel rumore ogni notte. Mi sono seduta sul pavimento e ho riso da sola per 5 minuti. Dopo un mese, le cose hanno cominciato a cambiare. Sapevo dove mettere le chiavi. Sapevo quando buttare la spazzatura. Avevo imparato a fare 3 piatti senza bruciare niente. Mio padre non veniva più ogni settimana con gli attrezzi. Mia madre chiamava ancora ogni giorno, ma io rispondevo con più calma. Stavo imparando. Una sera mi sono seduta sul divano del mio appartamento. Il mio divano. Il mio appartamento. Ho guardato le mie cose intorno a me. Era piccolo, disordinato e perfettamente imperfetto. E per la prima volta in 30 anni ho sentito qualcosa di nuovo. Ero fiera di me stessa. Nessuno ti dice che diventare adulti non è un momento preciso. È una lampadina che si fulmina e non sai come cambiarla. È il riso bruciato e il frigorifero che fa paura di notte. È chiamare tua madre e poi riagganciare con più forza. È cadere, ridere e ricominciare. E alla fine, anche tu ce la fai. Tutto è iniziato una domenica mattina. Mia madre stava stirando le mie magliette. Mio padre leggeva il giornale sul divano. Io mangiavo i biscotti che aveva comprato lei. Ho pensato, ho 30 anni. Devo fare qualcosa. Quel giorno ho deciso di andare a vivere da sola. Ho cercato appartamenti su internet per settimane. Le foto erano bellissime. Cucine moderne, bagni grandi, luce naturale. Poi sono andata a vedere il primo appartamento. Era buio, piccolo e odorava di vecchio. Il proprietario ha detto: "È accogliente, no?" Ho risposto di sì, ma nella mia testa dicevo no. Il secondo appartamento sembrava perfetto nelle foto. Quando sono arrivata, ho capito subito il problema. Era al quinto piano senza ascensore. La cucina era un angolo con 2 fuochi e mezzo frigorifero. Il proprietario ha chiamato quella cucina spazio creativo. Ho chiamato un taxi e sono tornata a casa. Al terzo tentativo ho trovato un posto carino. Non era grande, ma era luminoso e pulito. Ho firmato il contratto con le mani che tremavano. Era reale. Stava succedendo davvero. Quella sera ho detto ai miei genitori la notizia. Mia madre non ha detto niente per 10 secondi. Il giorno del trasloco è arrivato presto. Mio padre ha caricato le scatole in macchina in silenzio. Mia madre, invece, non stava zitta neanche un secondo. Ha riempito 3 borse enormi di Tupperware.
Questi sono per il lunedì. Questi per il mercoledì. Questi per le emergenze. Ho provato a dirle che sapevo cucinare. Non mi ha creduto. Mia madre ha continuato a portare cose fino all'ultimo momento. Barattoli di sugo, pasta, riso, olio, sale, zucchero. Poi ha aggiunto una borsa con aspirine, cerotti e vitamina C. Non si sa mai, tesoro. Poi ha aggiunto un'altra borsa con cuscini extra. Quando siamo partiti, la macchina sembrava un camion dei traslochi. Il primo giorno nel nuovo appartamento è stato interessante. Ho provato a fare la pasta. L'acqua ha impiegato 20 minuti a bollire. Ho messo troppo sale, molto troppo sale. Ho mangiato la pasta lo stesso, in piedi, sul bancone della cucina. Mi sono sentita molto adulta e molto sola allo stesso tempo. Il secondo giorno ho avuto il primo problema tecnico. La lampadina del bagno si è fulminata. Ho guardato il soffitto per 5 minuti. Poi ho chiamato mio padre. Hai un cacciavite? Non sapevo neanche cosa fosse un cacciavite. Mio padre è venuto con gli attrezzi e ha sistemato tutto in 3 minuti. Il terzo giorno ho bruciato le uova. Il quarto giorno ho bruciato il riso. Il quinto giorno ho ordinato pizza. Il sesto giorno ho chiamato mia madre per chiederle come si fa il sugo. La prima notte da sola è stata la più strana. L'appartamento faceva rumori che di giorno non sentivo. Ho guardato sotto al letto. Niente. Ho controllato la porta 3 volte. Ho dormito con la luce del corridoio accesa. Verso le 2 di notte ho sentito un rumore fortissimo. Mi sono alzata con il cuore a 1000. Ho preso l'ombrello come arma. Ho aperto la porta della cucina con cautela. Era il frigorifero. Faceva quel rumore ogni notte. Mi sono seduta sul pavimento e ho riso da sola per 5 minuti. Dopo un mese, le cose hanno cominciato a cambiare. Sapevo dove mettere le chiavi. Sapevo quando buttare la spazzatura. Avevo imparato a fare 3 piatti senza bruciare niente. Mio padre non veniva più ogni settimana con gli attrezzi. Mia madre chiamava ancora ogni giorno, ma io rispondevo con più calma. Stavo imparando. Una sera mi sono seduta sul divano del mio appartamento. Il mio divano. Il mio appartamento. Ho guardato le mie cose intorno a me. Era piccolo, disordinato e perfettamente imperfetto. E per la prima volta in 30 anni ho sentito qualcosa di nuovo. Ero fiera di me stessa. Nessuno ti dice che diventare adulti non è un momento preciso.
È una lampadina che si fulmina e non sai come cambiarla. È il riso bruciato e il frigorifero che fa paura di notte. È chiamare tua madre e poi riagganciare con più forza. È cadere, ridere e ricominciare. E alla fine, anche tu ce la fai.